Porca miseria, quanto vento stanotte, ragazzi. Sembrava di essere sulla Tirrenia, sul ponte della Tirrenia, in mezzo al mare. Buongiorno ragazzi. Giornata ventosa anche oggi. Però ho la tosse. Signori, buongiorno, siamo di nuovo in cammino in questo penultimo giorno di avventura qui in Portogallo. La guida del mattino ormai è diventata appannaggio di Franci. C'è stata una discreta alba, siamo direzionati a circa un'ora di strada da qua, in pieno Algarve, dove ci aspetta un fantastico trekking. Evviva! Signori, benvenuti a Lagos. Beh, sembra molto carina questa Lagos. Noi sembriamo molto controluce. No, adesso meglio, insomma, più o meno. In realtà non dovevamo fare tappa a Lagos, però ci siamo detti. Ma sai nella vita quante cose che non dovevamo fare? Ma una bella colazione, prima di cominciare a camminare, ci starebbe proprio bene. E quindi a Lagos ho visto che ci sono 3-4 posticini interessanti, vediamo di imbroccare quello giusto. Lui è avantissimo, ma avrà chiesto l'autorizzazione al condominio? E alla fine la nostra scelta è ricaduta su Black and White Coffee, che sembra molto interessante, pieno di giovani e pieno di cose che sembrerebbero buone. Ora vi diciamo. Allora ci siamo seduti in vetrina. Io ho visto una cosa che mi intrippa assai, cioè il croissant di pastel de nata. Perché te lo apro? Apri. Perché siamo dei professionisti anche all'estero con il coltello, Francia ha preso un più classico pan au chocolat, che ormai sta diventando un po' il protagonista di questo canale. Non facciamo altro che parlare di pan au chocolat ultimamente. Da bere, un caffè filtro per me e un cappuccino per Franci. Sembra interessante. Voilà, credo di aver azzeccato la scelta. È abbastanza vergognosamente ripieno di crema. Mai abbastanza vergognosamente, ricordati. Il gusto del ripieno equivale al ripieno del pastel de nata, ma credo che per esigenze di ripieno di croissant lo abbiano reso più liquido, più morbido rispetto a quello del pastel de nata, che tendenzialmente è un po' più cotto ed è un po' più solido. Black and White ci è piaciuto molto, 13,80 € abbiamo pagato. Qui effettivamente il caffè filtro costava un po' meno. C'è un po' di coda per sedersi fuori, ma nel caso sappiate Che di fianco c'è anche il takeaway. abbiamo un problema. Quello che realmente dovete chiedervi quando andate via di qua è: dove hai parcheggiato? Franci, dove abbiamo parcheggiato? Non lo so, ma sono appena stata distratta da quella cosa fichissima lì. Hanno dipinto un qualcosa Un qualcosa. da vending machine. Allora, è indubbiamente la cosa più bella che ho visto in questi giorni qua in Portogallo. Resta il problema che non so dove abbiamo parcheggiato. Facciamo a ritroso la strada in questi casi che ti ricordo fino a, insomma, vabbè, ci aggiorniamo dopo, ragazzi. Trovato. Mega spiaggiona di Lagos. Molto bene, siamo arrivati alla praia. Alla praia? A una praia. Alla Praia Marigna. Praia Marigna, che sta in Algarve, proseguendo a est dopo Lagos. Credo che vi metterò tutta una serie di mappette, se ho voglia. Noi stiamo qui, 6 chilometri, torniamo indietro fino a qua e ci facciamo quest'oretta e mezza di cammino ad andare e un'oretta e mezza di cammino a tornare, sotto il sole a picco. Ti odio. E una frase in codice per dire che mi adori. Ci potrebbe stare anche una sdronatina se non fosse che il vento, secondo me, non è d'accordo. Vi consiglio vivamente questa passeggiata. Anche se hai fatto i primi 100 metri, già gliela consigli di brutto. Anche se io ancora non l'ho fatta tutta. Indubbiamente è più turistico, però ragazzi, più vi spostate in Algarve e più incontrate turisti.
la grotta di Benagil. È molto bella se andate con il kayak. Se la vedete da sopra è un buco. Spero si sia visto qualcosa. Qua c'è un altro buco, pieno di buchi. Sto cercando di convincere Giano a prendere il kayak. Sto cercando di convincere Franci a non prendere il kayak. Ti fai un culo come una capanna, il sole picchia come un bastardo. Ma guarda che paesaggi che vedi da vicino. Ma io preferisco vederli da lontano. Non ultimo c'è un ciaffogo che manco a Palermo. Guarda che roba, ci sono 27.000 kayak. E questo oltretutto non è un canale che parla di kayak. Proposta: scendiamo giù, ci facciamo un tuffettino, che direi che è molto bello, torniamo indietro, ci facciamo un altro tuffettino. Ci piace. E siamo in spiaggia. Non fatevi ingannare dal fatto che ci sia un casino di gente. L'acqua è sempre gelida, ma Franci ha avuto il coraggio di fare il bagno. Molto bene, siamo andati via dalla spiaggia, ci siamo rifatti tutta la camminata al contrario, sotto il sole. 6 km, chi lo sa, non lo sapremo mai, ci sono sembrati meno, ma forse anche più. E arriva il cibo proprio in questo istante. Dove ci siamo fermati, Franci? In un barettino a casaccio e ho cercato di prendere la cosa più commestibile possibile. Un'insalatina di pomodori. Io sono andato con un sandwich al tonno. Ragazzi, se non fosse chiaro, giusto per settare le aspettative sul cibo in questa serie di video del Portogallo, non è che stiamo scegliendo per forza il meglio del meglio, stiamo andando un po' dove capita e stiamo mangiando quello che capita. È una bella faccia, ragazzi. Volevo fare un commento in generale sulla vacanza fino ad oggi. In Portogallo, in Alentejo, in Algarve E basta. e basta, si viene per le spiagge, per la van life, per il surf, per il chill, non si viene per il cibo. Foodies, cuore in pace. Questo per giustificare le nostre scelte sbagliate. Cioè, copertina con un sandwich al tonno senza pretese? Sì. È una challenge anti-clickbait. Tutti sanno che mangio sandwich. Si può fare. Se hai fame, sì. Ora, siccome Franci si è trovata molto bene in questo bar, che per inciso Questa è una sfracassata. non contenti, Franci ha anche preso Un maxi bon. Moments later. Abbiamo deciso che ci dirigiamo pesantemente a nord e proviamo ad andare a mangiare in un posto che in questo momento non ci risponde, ad Évora. Ci facciamo una tirata di 2 ore e mezza di van. senza sapere se abbiamo il tavolo prenotato. Nella vita bisogna rischiare. Non lo so se ci danno da mangiare, ragazzi. Quello piccolino laggiù è Giano che sta correndo nella speranza che non ci chiudano la porta in faccia. Allora, non conosco nulla di Évora perché abbiamo appena parcheggiato e ci siamo catafiondati qua, però questa è una via bellissima, almeno apparentemente, piena di ristorantini e localini dove mangiare. Sono preso bene e ho anche una discreta fame perché ho guidato come un bastardo per 2 ore. E stasera mangiamo da tua madre. Da mia madre. No, da sua madre. Sì, caro amico, da tua madre. In pratica ci siamo un po' informati su questo posto che fa una cucina fusion portoghese-italiana. Prenderemo 3 o 4 cose. Io ero talmente in fissa, avevo talmente paura di non riuscire a sedermi che non mi sono manco cambiato, sono ancora sporco di sale, direbbe Chunk dei Goonies, puzzo come dopo l'ora di ginnastica e ho ancora il costume da bagno. Acciughe del Cantabrico e zucchine condite con fagiolini, pinoli e pesto. Avevo un'incredibile voglia di verdura. Anche è molto sfizioso. Super acido. Ti ho portato nel posto giusto in fretta e furia. Bravo Gianni. L'acciughina generalmente è quello starter che quando c'è nel menù io e Franci tendenzialmente prendiamo sempre. A sto giro senza burro. Ma con l'olio. Come fanno a essere cattive le acciughe sul pane? Spiegatemelo. Questa è una tartare, ma non ho capito di che carne è. Questo è un toast un po' bruciacchiato, ma noi adesso la risolviamo. Risulta che buona, è piccantina, è molto diversa dalle nostre tartare perché è tanto condita, ma è molto piacevole. Super saporita la tartare, ragazzi, e lo dico da piemontese. Gli faccio i complimenti. Non so se ve l'abbiamo detto, c'è da dire che lo chef in cucina è italiano, Ultimo, ma non meno importante, Agnolotti ripieni di formaggio con fichi. Buono, ragazzi. La pasta è spessa, a me piace la pasta spessa. Quando mi dicono noi facciamo la pasta molto fine che così si sente tanto il ripieno eccetera, dentro di me penso, ma a me mi piace mordere la pasta. come che ti piace? Mordere la pasta. Sono molto belli da un punto di vista di forma e anche da un punto di vista di gusto. Molto bene, molto soddisfatti, posto molto buono. Quindi tua madre, che ho chiesto allo chef, mi ha detto, ma io l'ho chiamato così proprio perché mi piaceva l'idea di tua madre.
Tua madre è molto valido, abbiamo pagato 72 euro per questi 4 piatti più i due calici. Se capitate a Evora, posto da non mancare. Ma adesso la figata è che io e Franci dovremo capire come e dove dormire. Come tutte le sere, solo che non lo sottolineiamo ogni volta. E però adesso è buio, quindi diventa per loro più simpatico, per noi un po' meno. The next morning. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova giornata. Ma prima di tutto facciamo un bel van tour. Sentite che bella voce sgargiante che ho oggi. Prego Franci, illustrami il mezzo come se avessi un canale di... Come se avessi un canale di YouTube. Oggi lo restituiamo e ci siamo trovati bene. Piccolino, io ve lo dico, piccolino, ma caratteristico. Caratteristico. Venite con me. Questa è la zona giorno, che abilmente voi trasformate in zona notte in questa fantastica modalità. Tac. Tac. E si crea un letto matrimoniale. E si crea un letto matrimoniale. Poi la mattina lo smontate. Tra l'altro la figata è che qua sotto è stato messo un inverter con 2 prese di corrente per caricare tutto ciò che uno youtuber deve ricaricare. Dopodiché passiamo alla zona cucinino, lavandino, Frigorifero. ripostiglio, zona cavetti per ricaricare i telefoni, Tendine molto carine. che vi danno anche una discreta privacy nel momento in cui dormite nei posti più improbabili. Ripostiglio, un solo borsone ragazzi, tanto non è che dovete organizzare delle feste qui sopra. Vogliamo parlare anche di questi splendidi stand di biancheria utilizzati anche per la nostra sala cinema? Io spero che siano degli stand di biancheria e non dei tiranti per tenere insieme il van, però rimarremo con questo dubbio. La notte c'è una simpaticissima situazione luci. Ora non ne potete apprezzare al meglio il romanticismo, ma è molto carino. Qui sotto avete tool vari, crick, attrezzi per ruote di scorta, nella speranza che non vi servano mai, e fortunatamente non ci sono serviti. E poi nel caso in cui non stiate in un parcheggio ma stiate in riva al mare, avete la possibilità di ammirare il mare, cucinare, piatti, stoviglie, tavolini, sedie. E fornellino a gas. Poi avete uno specchio. Che innanzitutto vi consente di notare che non vi siete pettinati stamattina. Ma perché non me l'hai detto tu, scusa? Perché così con lo specchio puoi far capire l'importanza dello specchio. Là non si vede, ma c'è anche la doccetta da attaccare all'apposito attacca doccetta. E l'abitacolo, che è molto basico ragazzi, non niente aria condizionata, niente radio bluetooth, insomma niente di niente. Sul tetto un pratico portapacchi che in realtà non abbiamo utilizzato perché c'è un pannello fotovoltaico che serve per ricaricare le 3 batterie del van. Devo dire che il ragazzo che ce l'ha affittato ha fatto proprio un bel lavoro. E mentre Franci va a buttare la spazzatura, rapidissimamente vantaggi e svantaggi di questo mezzo versus il California che avevamo nella vacanza di Sardegna e Sicilia. Indubbiamente questo è un mezzo più vecchio, mentre quello è un mezzo moderno, quindi voi direte meglio il California. In realtà con questo mezzo qua siete dei fighi, perché avete proprio quell'aria anni 70 che poi provate anche alla guida. Quest'ultimo però non è un pro. Sicuramente ha una dimensione molto più ridotta del California, di fatto voi occupate poco più di una macchina anche quando parcheggiate. E poi veniamo agli evidenti svantaggi. Il contachilometri arriva fino a 160, non mi sono fidato di mandarlo sopra i 100 all'ora. Ma abbiamo fatto una discreta strage di zanzare. Tra l'altro una cosa che non sapevo, sapete dove sta il motore? Questo mezzo non ha cofano. Il motore, cari amici, sta qua, tra un sedile e l'altro. Ecco, diciamo che se dovete fare delle tratte molto lunghe e macinare tantissimi chilometri, forse non ve lo consiglierei. Ma se ve la dovete prendere scialla come abbiamo fatto noi e fate pochi chilometri al giorno, questo può essere il mezzo che fa per voi. No aria condizionata, no servosterzo soprattutto, no bagno, i finestrini ve li tirate ancora giù a manella, eccetera eccetera eccetera. Però volete mettere il mood vintage di questo mezzo? Andiamo a fare colazione. Il posticino della colazione di questa mattina È stato gentilmente scautato da Gianni. Siamo nella Pasteleria Conventual Dorada. Aspetta. Pasteleria Conventual Pauderala qui a Evora. Sgamata su Google, mi sembrava interessante. Ci siamo venuti. È bellissima. Non ci sono le pastéis de nata, ahimè, però ci sono un sacco di altre cose che sembrano molto interessanti. E quindi abbiamo preso un po' un mix di cose varie senza sapere cosa contengono. Questa è la versione mignon della torta originale, che è più grossa. Questa sembra pasta di mandorle e quello è uovo. Ah, così?
una crema, non è uovo sodo, ragazzi. Ho scelto bene? Cosa sembra? Come si chiama quando la mamma ti faceva l'uovo sbattuto con lo zucchero? Ecco, l'interno è uovo sbattuto con lo zucchero. È un tuffo nella mia infanzia. L'uovo sbattuto con lo zucchero, io lo adoravo. Ma è buonissimo. Se sono tutte così abbiamo fatto bingo, eh. Allora, qui apriamo, non lo so, mi ispira questa. Questa è Uguale. Attenzione, è ripiena di uovo. Cioè dici che sono tutte uguali? No, è diverso. In quella di prima l'uovo era un pochino più runny, era un pochino più... Qua invece è più solido. Ma questa assomiglia molto a quella che abbiamo già assaggiato nei giorni scorsi, non mi ricordo dove, a Sines secondo me. Molto buona anche questa. Questo è un uovo, questo è un tuorlo d'uovo. Questo è un tuorlo d'uovo. E ragazzi, è ufficiale, se venite qui mangerete il vostro fabbisogno d'uova dell'intera settimana. Rosso d'uovo, zucchero, zest di limone forse. È molto buono, ragazzi. Come fa a non essere buono il tuorlo d'uovo? Vediamo se anche il quarto. No, questo le mandorle. Sì, questo mi sa di una cosa diversa. Questo è il classico con mandorla. Però la consistenza dell'interno è sempre uguale. Nella loro semplicità, anche se sono tutti molto simili tra loro, devo dire mi sono piaciuti molto. Mi batto le mani da solo. Abbiamo cercato di informarci di modo tale da non fare le solite bestie quali siamo. E TripAdvisor dice che questa è una piccola pasticceria familiare che produce dolci tradizionali dell'Alentejo secondo ricette tramandate dalle monache, fondamentalmente a base di tuorli d'uovo. Quindi avevamo capito cosa stavamo mangiando. Colazione molto azzeccata, abbiamo speso 13 euro. Posto sincero, oserei dire, qui ad Evora. Salute. Adesso Franci vuole andare a visitare questa cappella delle ossa. Sì, Siete psicologicamente pronti? sì, metti un warning. Cioè? Tomate, Per molti ma non per tutti? Esatto. Questa cappella è stata fatta nel XVII secolo, è il più grande ossario di tutto il Portogallo ed è stata costruita a monito del fatto che la vita terrena è assolutamente effimera, che siamo tutti destinati a morire indipendentemente dal nostro ceto, dalla nostra ricchezza e da tutto quanto. E da quanti iscritti avete su YouTube? Nel tragitto dalla colazione al pranzo si fanno degli acquisti, più o meno utili e più o meno discutibili. Pranzetto qui ad Evora da Taberna do Salgrosso. Che devo dire sembra un posto molto carino, siamo gli unici avventori anche perché ha appena aperto. Allora sono molto contento perché è arrivato questo gazpacho di peixe curado, che vuol dire, intanto non si pronuncia così in portoghese di sicuro, ma vuol dire pesce stagionato, quindi pesce frullato credo, e ha veramente una bella faccia. La cosa carina è che vi versate direttamente il gazpacho sui pomodori e sul pesce. Nel frattempo è arrivato anche il succo alla fragola di Franci. Una bevanda adulta. E diciamo che è un gazpacho scomposto. È un mix tra una panzanella. Mi piace l'idea che abbiano messo il pesce, però secondo me gli manca un briciolo di acidità, un briciolo di grassezza, forse ci voleva un filo d'olio in più. E il pane messo così andrebbe, dal mio punto di vista, o frullato direttamente dentro il gazpacho per dare texture, oppure i crostini un po' rosolati in padella, croccanti appoggiati sopra. Questo è pane vecchio che però non ha una masticabilità fantastica dentro il gazpacho. Lo fa somigliare più a una panzanella, però non è... Il pane l'avrei gestito diversamente. Poi in generale un buon sapore. È arrivato un polpo. Mi aspettavo un'insalata di polpo, a dire la verità. Il polpo è su di sale, ma questa purea qua è di patate dolci, quindi assaggiamolo insieme. Rimane comunque su di sale il polpo, ma l'accompagnamento con la patata dolce ci sta bene. E devo dirti che la cosa più interessante di tutto è la purea di patate dolci. Allora io prendo l'altro tentacolone. Per quelli che sono i miei gusti non è su di sale. Le patate con quella che Francia ha chiamato gremolada, super super interessanti. E posso dirti anche questo sughetto lo apprezzo molto. Generalmente quando ordiniamo il polpo con patate, almeno nel mio immaginario io mi aspetto sempre l'insalata fredda. Qui invece è caldo e brodoso, ma devo dire è molto comfort food. Mi piace molto questo piatto. Eravamo partiti un po' con il gazpacho, un po' ma questo ha recuperato. E ti dirò, questo sughetto l'ho apprezzato talmente tanto che me lo scarpetto anche. Abbiamo pagato 37 euro. Sono un po' dispiaciuto, un po' un peccato, perché secondo me questo posto ha del potenziale. E il problema è che uno dei due piatti era sbagliato, ragazzi. A me il polpo, che ne dica Franci, è piaciuto e l'ho trovato un piatto azzeccato. Nel gazpacho c'erano cose che non andavano bene. Vero anche che non bastano due piatti per promuovere o bocciare un posto. Che vi devo dire, ragazzi? Venite a provarlo e diteci la vostra. Poi Franci si stufa anche molto rapidamente di ciò che si compra e lo rifila a me. No, allora ragazzi, Volevo fortemente un cappello da pescatore. Eccolo!
Raga, se non è figo questo mezzo qua, non so quale mezzo possa essere figo. Si torna in quel di Lisbona. Devi dire qualcosa? No? Arrivati a Lisbona, fatto check-in nello stesso B&B dal quale siamo partiti, stiamo andando a restituire il mezzo. La nostra vanette. Della quale siamo molto soddisfatti. Devo dire che con tutti i suoi limiti si è comportata egregiamente. A little later. Van riconsegnato, Leonardo ci sta gentilmente accompagnando alla metro, così non rimaniamo in mezzo alla strada. Colpo di coda di questo viaggio in Portogallo, cenetta a Lisbona in chiusura. Stasera Porto Franci, in un bel posto che credo si nomini Canaglia, se lo leggo bene. Allora, siamo entrati good vibes da questo posto. Si parte con un pane, olio e olive che presentano bene. È arrivato un bellissimo carpaccio con una vinaigrette maionese ai capperi e delle fries nel mezzo. Ha una venatura, una marezzatura super bella da vedere. Vabbè, tu mangi le patatine e io mangio la carne. È molto carino il fatto che sono servite con le patatine fritte, perché così ti dà la parte croccante. La carne si scioglie in bocca, è ben condita, la maionese dà quel tocco grasso ma anche acidino e poi avete la parte croccante delle patatine. Che buona che era questa carne, e pensavo a onor del vero che fosse una tavanata mettere le patatine sopra, invece posso dirvi che ci stavano davvero molto bene, perché davano veramente quel tocco croccante che altrimenti mancava un po' a questo piatto. Iniziato molto bene, speriamo di continuare così. Stiamo bevendo 2 calici, io ho preso un Blanc de Noir molto buono, Francia ha preso un Sauvignon, purtroppo la bottiglia era quasi finita e secondo noi ha perso un po' tutte quelle note volatili e il bouquet aromatico che normalmente viene subito fuori al naso, soprattutto da un Sauvignon Blanc. Peccato. Guardate che impiattamenti incredibili, sono arrivate le sardine su dei crostini con una maionese che adesso vi diremo che cos'è, e credo che sia erba cipollina quella che c'è sopra, a fianco dei cetrioli marinati con una salsina non meglio identificata. Mi piace tantissimo. E una maionese di peperoni. Quello che apprezzo in modo particolare è che le sardine non sono stracotte. Peperone e sardina ci stanno da paura, raga. Secondo piatto azzeccato. Rubiamo un cetriolino freschissimo e sfizioso con la maionese sopra, assaggialo, super buono. Questa è un'omeletta aperta con gamberi e cipolle. Piatti brutti stasera non ne sono arrivati e per il momento nemmeno cattivi. Quello che apprezzo in modo particolare è la cremosità dell'omelette, le cipolle dolci in contrasto con i gamberetti salati, è molto molto piacevole. Chiudiamo questa serie di video da questa Tesla Uber che ci porta a casa. Non ero mai salito sulla Tesla, tra l'altro, devo dire. Canaglia, abbiamo speso 73 euro. A sto giro mi sento di dire posto consigliato se venite a Lisbona. Era tutto buono. Sì, confermo. Il notaio conferma. Speriamo che questa avventura portoghese vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo video. Magari voi ci siete già stati e vi sembrerà una banalità, ma io non ero mai salito su una Tesla. Lo schermo davanti è gigante e sembra un videogame, cioè ti dice le altre macchine che ti passano a fianco. Bellissimo, cioè il futuro. Lo so, mi entusiasmo per poco.